chiedi a noi che siamo tue creature e cibo del grangiule che manto tuo regale, ci segni che servire e regnare. La Pasqua di Gesù deve essere preparata. I discepoli, il giorno prima della festa degli azimi, si avvicinano a Gesù e gli chiedono: dove vuoi che prepariamo perché tu possa mangiare la Pasqua? È una espressione tecnica. Mangiare la Pasqua vuol dire mangiare l'agnello pasquale. Sembra che Gesù da solo mangi la Pasqua. I discepoli sono pronti a fare quello che lui vuole, sono disposti a preparare la sua Pasqua, ma è Gesù che mangia la Pasqua. Non si precisa niente sull'agnello, non si precisa nulla sui dati precisi della casa dell'ospite, ma si fa riferimento alla cena pasquale come figura della Eucaristia, della celebrazione eucaristica tipica della Chiesa cristiana. Gesù dà delle indicazioni, ma non specifiche. Matteo lascia cadere tutti i particolari. In città devono andare da un tale. Non conta chi sia, né il nome né la collocazione della casa, non gli interessa la cronaca, gli interessa il significato. I discepoli devono dire a quel tale che ospiterà la comunità: il Maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. Gesù è qualificato come il Maestro. È un titolo cristologico importante, pre-pasquale. È colui che insegna a vivere, è colui che sa le cose ancora prima che avvengano, sa che il suo kairos, l'occasione buona, è vicina, è a portata di mano. L'espressione teologica molto importante la ritroviamo all'inizio dell'Apocalisse, quando si dice che il tempo è vicino. Il tempo di Gesù è il momento decisivo della sua Pasqua, è il tempo fissato, è il tempo buono, è l'evento che Gesù e il Padre rendono occasione propizia per la salvezza dell'umanità. Gesù vuole preparare la Pasqua da te. Farò la Pasqua presso di te. È una sfumatura importante che l'Evangelista riporta nel suo racconto per aiutarci ad attualizzare l'evento. Sta parlando proprio con te il Maestro, vuole fare Pasqua in casa tua. Quel tale sei tu. Gesù viene con i suoi discepoli presso di te per fare la Pasqua insieme a te. E i discepoli fecero come aveva ordinato Gesù. È una formula che ritorna molte volte nell'Antico Testamento, è lo schema del comando e della esecuzione. È Dio che ordina e i suoi servi obbediscono ed eseguono. Così avviene con Gesù e i discepoli fanno quello che Gesù ha detto e preparano la Pasqua. Non precisa che tipo di preparazione. Tutti e 12 sono incaricati di preparare la Pasqua e tutti e 12 alla sera si mettono a tavola con Gesù. Nulla racconta Matteo della cena, né dei riti della tradizione pasquale. Non accenna all'agnello, perché molto probabilmente non c'era agnello pasquale in quella cena.
Gesù ha anticipato l'incontro festivo, ha anticipato la data della festa di Pasqua. Non avevano l'agnello sacrificato nel Tempio, perché Gesù in persona è l'agnello. Tutta l'attenzione di Matteo all'inizio della cena sta nel rivelare che uno dei 12 consegnerà il Maestro. I discepoli sono profondamente rattristati e uno per uno gli chiedono: sono forse io, Signore? Il termine Kyrios, che traduciamo con Signore, è nella tradizione biblica il nome stesso di Dio. Rivolgersi a Gesù con questo titolo vuol dire riconoscerlo simile a Dio. È un titolo di onore e di grande rispetto. Infatti, Giuda, che è il consegnatore, quando fa la domanda non adopera il termine Signore, che implica un atto di fede, ma domanda: sono forse io, Rabbì? Adopera il termine maestro nella forma ebraica. È un segno che dice il suo attaccamento al vecchio schema. Non crede in Gesù come Signore. Lo rispetta come un rabbì, ma lo contesta. È qui il peccato di Giuda, non fidarsi di Gesù. È colui che consegna il figlio dell'uomo ed è un progetto che si realizza come sta scritto di lui. E tuttavia Giuda non è l'uomo dal destino fatale, perché è responsabile della sua scelta. È uno che mette la mano nel piatto con Gesù, è uno degli amici, dei confidenti, è uno di quelli che va a messa, di quelli che condividono la cena eucaristica, ed è un consegnatore, non nel senso buono, ma nel senso cattivo. Mette Gesù nelle mani dei nemici perché lo eliminino, perché contesta Gesù. Ecco il guai a quell'uomo. È un lamento, non una minaccia. Guai a quell'uomo vuol dire poveretto. Giuda è responsabile di una scelta, di un rifiuto. È il discepolo che contesta Gesù. Non si fida, ma lo critica, lo provoca, lo consegna per costringerlo a fare quello che Giuda vorrebbe. I discepoli devono fare quello che ha ordinato Gesù. Giuda invece è fuori dal coro, non fa quello che vuole Gesù, ma combatte contro di lui. È la negazione della sua nascita, è il rifiuto della sua rinascita. E Gesù rivela con affetto e grande dolore di conoscere bene la situazione. Quando Giuda il consegnatore gli domanda: sono forse io Rabbì? Gli risponde senza equivoco: tu l'hai detto, so che sei tu, ma non mi oppongo a te, mi consegno nelle tue mani. Avviene quello che è stato scritto. Il progetto del Padre e del Figlio si compie, la responsabilità dell'uomo rimane. L'invito che l'Evangelista continua a fare a noi è l'impegno a preparare la Pasqua, perché Gesù vuole fare la sua Pasqua insieme con te a casa tua. Preparagli l'accoglienza. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: il Maestro dice, il mio tempo è vicino. Farò la Pasqua da te con i miei discepoli».
I discepoli fecero come aveva ordinato loro Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i 12. Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto».